3D-Rap ha da poco lanciato sul mercato questo volante, Vota, che fa parte della serie Ignition, e se qualcuno se lo stesse chiedendo il nome deriva dal dialetto del paese di provenienza dell'azienda, che in italiano significa gira. Quando l'azienda mi ha chiesto se avessi voglia di provarlo per raccontarvelo, non ho esitato a dire subito di sì, poiché negli anni ho visto tanta innovazione da parte di 3D-Rap nella maggior parte dei prodotti dedicati al sim racing. E anche in questo volante c'è una particolarità che vi svelerò più avanti. Iniziamo dal design e materiali. Il volante arriva dentro una confezione ben imballata e sagomata per proteggerlo al meglio in fase di trasporto. Oltre al volante, all'interno della scatola troviamo le viti di fissaggio, qualche adesivo, le istruzioni da scansionare con lo smartphone, il cavo telato di collegamento USB e l'adattatore che avete scelto in fase di acquisto. Il design è molto accattivante ed è il risultato del perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica. La corona ha un diametro di 29 cm e pesa 1,250 kg, escluso l'adattatore della base, e la profondità è di 8,5 cm. Afferrando il volante si percepisce da subito la qualità dei materiali e dell'assemblaggio. Cambio, frizione e piastra frontale sono in carbonio da 5 mm. La piastra posteriore di ancoraggio per il quick release è in alluminio. Il resto del volante è in ABS di ottima fattura, così come i pulsanti e la gomma utilizzata per rivestire l'impugnatura. Funzionalità e tecnologia. Analizziamo le funzionalità. Sul fronte e nella parte superiore abbiamo 6 pulsanti con LED integrati regolabili sia come colore che come intensità. E al centro, oltre al logo, troviamo 2 funky switch. Sul retro troviamo le leve del cambio regolabili in lunghezza, le 2 leve della doppia frizione e il potenziometro che regola il bite point. A contraddistinguere questo volante è la possibilità di cambiare il centro di rotazione ruotando di 180 gradi la ghiera posteriore su cui è ancorato il quick release. Così facendo si può usufruire di 2 combinazioni, quella Formula e quella GT. Questa funzionalità migliora l'esperienza complessiva in quanto nella modalità Formula la percezione del sottosterzo e del sovrasterzo viene amplificata dando un notevole vantaggio sul controllo della vettura. Performance e precisione. Ho testato il Vota sia nella modalità Formula che nella modalità GT e devo dire di essere rimasto soddisfatto da entrambe. Quando si usa in modalità normale, ossia quella GT, il volante ruota in asse e la sensazione è quella di stare a casa. Quando si va a utilizzare invece la modalità Formula, ossia quella fuori asse, cambiano le geometrie e sotto le mani si sente e quindi bisogna abituarsi a percepire il comportamento dell'auto in modo diverso. Starà a noi poi, in base alla nostra sensibilità e preferenza, decidere quale delle 2 modalità utilizzare. I pulsanti sono a portata di mano e facilmente distinguibili. Non vi nascondo però che mi sarebbe piaciuta una versione magari con 3-4 rotary al centro per accontentare anche i piloti più esigenti. Gli innesti del cambio marcia magnetici sono solidi e precisi e la doppia frizione regolabile in situazione di partenza da fermo ci permette di scattare dal semaforo in modo eccellente. La risposta del force feedback è buona, anche se nella mia versione si sentiva l'inerzia del peso aggiuntivo del Podium Hub e del quick release, che insieme superano i 500 grammi. Questo perché la base su cui l'ho testato è il CSL DD da 8 Nm, del quale vi lascio la recensione qui in descrizione. Magari chi ha un DD2 con una potenza molto più elevata non se ne accorgerebbe neanche. E per chi se lo stesse chiedendo, purtroppo sui Fanatec il Podium Hub è inevitabile, perché a quanto ho capito, senza di questo il force feedback della base non verrebbe generato. Quindi chi volesse prendere il Vota per basi Fanatec sarebbe un po' penalizzato sia per spesa che per peso. Cosa mi è piaciuto davvero tanto? Il comfort nelle lunghe sessioni di guida, il grip dell'impugnatura, anche senza guanti, e la naturalità con cui poter incrociare le braccia nelle curve strette. Installazione e compatibilità. Esistono 2 versioni del Vota, una dedicata alle console, l'altra, che è quella che mi hanno mandato in prova, pensata per i giocatori PC. La versione console è dedicata alle basi Trustmaster e Logitech. Non vi è purtroppo una doppia frizione perché proprio la console ne limita l'utilizzo e non vi è neanche la possibilità di regolare i LED del volante. Nella versione PC, che si riconosce subito dalla doppia frizione, oltre ad avere la compatibilità con numerosi basi come Trustmaster, Logitech, Camus, SimMagic e Fanatec, abbiamo pieno supporto anche al programma SimHub per la regolazione dei LED integrati nel volante. L'installazione è molto semplice, basta accoppiare il volante all'adattatore con le viti fornite in dotazione e successivamente collegare il cavo in dotazione dal volante al PC. Rapporto qualità-prezzo e conclusioni. Questo volante costa 469 euro nella versione PC e 429 euro nella versione console. Il prezzo è giustificato in parte dalla tecnologia, dai materiali e dalla funzionalità.
Nei pro metto sicuramente l'ergonomia e il comfort durante la guida. Tra i contro possiamo dire che si sente un pelino la mancanza di qualche tasto al centro del volante. Mi sarebbe piaciuta una versione con 3-4 rotori messa lì al centro. Chissà se un domani uscirà. Qualora vogliate acquistare questo volante, ricordatevi che per la nostra community i ragazzi di 3D Rap hanno messo a disposizione il codice sconto Malati di Sim 5, che è valido per tutto il catalogo, non solo per questo volante. Bene ragazzi, non mi sento di dire che questo volante abbia un costo esagerato. Il problema secondo me nasce nel momento in cui lo vogliate utilizzare con una base volante Fanatec per via del costo aggiuntivo del Podium Hub e del Quick Release, cosa che non sarebbe necessaria per un volante ad esempio Formula V2,5 che ha un costo di 399 euro. Bene ragazzi, devo dire che questo Vota mi ha soddisfatto, fatemi sapere che cosa ne pensate voi nei commenti e noi come sempre ci vediamo in pista. No, ti prego, non lo voglio restituire.